Alessandro, dopo la conquista di Alicarnasso, lasciò 3.000 fanti in Caria e mandò Parmenione in Frigia, mentre lui andò in Lidia per tagliare fuori le navi persiane dai loro porti e occupò le cittadine di Parna e Xanto. Alessandro si spostò poi a Perghe e successivamente a Telmesso. Qui dovette passare una stretta gola occupata da entrambi i lati dagli abitanti di Telmesso, che giaceva sul lato destro del passo. Potenzialmente la situazione avrebbe potuto rallentare l'avanzata di Alessandro parecchio tempo, così il re macedone decise di dare ordine alle proprie truppe di accamparsi ed iniziare a bivaccare. Gli avversari, vedendo i macedoni accamparsi, si ritirarono in città, lasciando pochissime truppe a difesa della sponda sinistra della gola. Era quello che Alessandro si aspettava ed improvvisamente dette ordine ai suoi uomini di attaccare l'altura alla sinistra della gola. I suoi uomini si avventarono contro la scarna guarnigione avversaria, mettendola in fuga. L'occupazione del lato sinistro del passaggio permise ad Alessandro di far attraversare senza problemi il proprio esercito dal territorio dei Telmessini. Superato questo ostacolo, Alessandro si mosse verso Sagalasso, dove si scontrò con la popolazione dei Pisidi. Passò poi il lago Ascania e si mosse verso Gordio, dove si riunì alle truppe di Parmenione. Intanto Memnone di Rodi occupò Chio e si apprestava a conquistare Mitilene, quando morì per cause naturali. Veniva così a mancare ai persiani uno dei loro più fieri ed esperti generali, una personalità che avrebbe potuto contrastare efficacemente l'avanzata di Alessandro. Alessandro continuò la sua avanzata occupando Ancira e conquistando la Cappadocia. A quel punto puntò verso la Cilicia, ma per raggiungerla dovette ancora passare una stretta gola ben presidiata dai persiani. Oramai però la sua fama di generale imbattibile lo precedeva e la guarnigione persiana scappò, lasciandogli aperta la via di Tarso, dove curiosamente rischiò la vita nel tentativo di stemperare la calura della giornata facendo un bagno nelle gelide acque del fiume Cidno e restando vittima di quella che forse fu una brutta congestione che lo invalidò per qualche tempo. La sua lunga convalescenza si rivelò però provvidenziale, poiché Dario III in persona, il re dei re dell'impero persiano, aveva radunato un enorme esercito e lo aveva accampato in attesa dell'arrivo dei Macedoni a Soche, nella sconfinata pianura assira, per affrontare in un campo a lui congeniale l'esercito macedone. Il numero superiore dei persiani e la loro ottima cavalleria erano infatti adatti ad uno scontro in una vasta pianura come quella in cui Dario aveva scelto di combattere. Tuttavia Dario voleva chiudere la partita con l'invasore prima dell'inverno e la lunga attesa di Alessandro a Tarso lo fece temere di perdere l'opportunità di liberarsi del re macedone prima dell'estate seguente. Fu così che quando seppe che finalmente Alessandro si stava muovendo verso sud, con l'avanguardia di Parmenione che occupò i passi sui monti Amanos che permettevano l'ingresso in Siria, decise di muoversi incontro ad Alessandro e con un'abile manovra aggirò le postazioni macedoni superandole da nord, mentre Alessandro si trovava presso Miriandro. L'esercito persiano occupò quindi la località di Isso, facendo strage dei feriti macedoni che Alessandro aveva lasciato indietro nella città. Alessandro fu sorpreso di essere informato che l'esercito persiano lo aveva aggirato tagliandolo fuori dalle proprie linee di rifornimento. Il sovrano macedone si trovava dunque costretto a dare battaglia e senza perdersi d'animo mosse le sue truppe a nord verso Dario. Il 5 novembre del 333 a.C. i due eserciti si fronteggiarono sul fiume Pinarus, presso la città di Isso. Sebbene fosse stato Dario a cercare lo scontro più di Alessandro, il terreno scelto si rivelò ben presto sfavorevole ai persiani, poiché la stretta pianura del fiume Pinarus impediva ai persiani, ben più numerosi dei macedoni, di dispiegare interamente il loro esercito e di manovrare efficacemente ai lati dei macedoni con la loro cavalleria. I macedoni, d'altra parte, potevano fare valere la superiorità dei loro reparti, che nel corpo a corpo, in cui la vallata avrebbe costretto i due eserciti, si sarebbero trovati sicuramente in posizione di vantaggio. I macedoni schieravano circa 35.000 fanti e 5.000 cavalieri.
mentre l'esercito persiano ammontava circa 30.000 fanti leggeri, 11.000 cavalieri, 10.000 immortali, ovvero la fanteria d'élite persiana, e 10.000 mercenari greci, per un totale di circa 60.000 uomini. I Macedoni schieravano a destra la cavalleria degli Eteri, al comando di Alessandro stesso, protetti sul fianco destro dagli Agreani, terribili combattenti leggeri provenienti dall'odierna Bulgaria. Al centro dell'esercito macedone furono disposte le falangi al comando di Parmenione, mentre all'estrema sinistra la cavalleria della Tessaglia al comando di Cratero. Dario dispose la sua cavalleria pesante alla sua destra, dove la pianura si apriva e questi reparti avevano più possibilità di manovra. A seguire dispose i mercenari greci, gli immortali e all'estrema sinistra le fanterie persiane leggere. L'inizio della battaglia fu sfavorevole ai Macedoni. Essi infatti tentarono al centro di passare il fiume, ma furono respinti dai mercenari greci dell'esercito persiano. Nello stesso tempo, sulla sinistra, la cavalleria della Tessaglia soffriva lo scontro con il maggior numero dei nemici. L'ala sinistra macedone era in seria difficoltà. Alessandro doveva quindi prendere le proprie contromisure e organizzò un potente attacco sul lato destro. L'attacco della cavalleria pesante macedone e degli Ipaspistai fu devastante, rompendo le linee persiane. Alessandro sapeva che la coesione dell'esercito persiano era fondata sulla presenza del re in campo e decise di spingere l'attacco in profondità per minacciare i reparti dello stesso Dario. La tattica ebbe successo e Dario, spaventato, decise di ritirarsi dal campo di battaglia. Questa fuga portò scompiglio tra i persiani, che ora si vedevano anche minacciati di accerchiamento da parte della cavalleria macedone. I mercenari greci, il cui fianco era rimasto scoperto, si iniziarono a ritirare e con loro tutto l'esercito persiano. La battaglia di Isso era vinta da Alessandro. I macedoni in questa battaglia persero circa 4.000 uomini, mentre tra i persiani le perdite furono nell'ordine delle 20.000 unità. I macedoni catturarono nel campo persiano la moglie, la figlia e la madre di Dario. Dario perse inoltre il fratello, morto sul campo di battaglia. La sconfitta persiana era clamorosa ed apriva ad Alessandro le porte dell'Egitto, permettendogli di completare la sua strategia di occupazione di tutti i porti del Mediterraneo. Questa sua strategia dovette tuttavia ancora fronteggiare un terribile avversario, una città sorta su un'isola del Libano, la cui presa sembrava impossibile. La città era Tiro ed Alessandro dovette dar fondo a tutte le sue risorse poliorcetiche per la sua conquista.